Con questo video so benissimo che mi farò un po' di nemici perché letteralmente sparerò su tutti i fronti. Ci tengo a fare questo video non tanto per gettare benzina sulla polemica calda, perlomeno alla data di registrazione di questo video, ma per tirare un po' di acqua al mio mulino, cioè sensibilizzare il pubblico su tematiche statistiche e di quanto è facile fare sensazionalismi. Il tema ha a che fare con i femminicidi, definiamo la parola femminicidi perché sennò si parte già male. Omicidi di donne commessi da conoscenti estranei e ignoti. Se noi prendiamo il totale dei femminicidi, vediamo che con i numeri assoluti, attenzione perché poi questa cosa tornerà, è praticamente una costante, c'è una leggerissima diminuzione, ma poi vedrai che questa diminuzione in realtà è apparente perché è basata sui numeri assoluti. Per i maschi uccisi non ci sono dubbi sul fatto che è decrescente e diciamo che una parte della polemica sta proprio in questa differenza, che mentre per i maschi diminuisce, per le donne no. Dal punto di vista statistico, e ricordiamoci che una definizione di statistica è studio della variabilità, di questi due fenomeni il più utile da studiare, vista anche la definizione di poco fa, è quella che ha a che fare con i maschi, perché vediamo che c'è una tendenza negativa. La serie dei femminicidi è praticamente costante, quindi non si può spiegare statisticamente. Però un altro problema statistico è anche il come aggreghi i dati. In questo caso sono aggregati per anno sul territorio nazionale. Ma se noi, anziché del territorio nazionale, ci occupiamo delle regioni, ci accorgiamo che della variabilità viene fuori. Infatti, se noi andiamo poco sopra questo articolo, vediamo innanzitutto che parla di tasso omicidi di donne per 100.000 abitanti. Qua erano i numeri assoluti. E vediamo che qui invece abbiamo una variabilità. Abbiamo la Calabria al primo posto e la Valle d'Aosta praticamente all'ultimo. Quindi statisticamente qui ha senso chiedersi perché in Calabria ce ne sono così tanti, così come in Sardegna, e nel Lazio no. Torniamo però a questo discorso del tasso, perché qui abbiamo i numeri assoluti. Se noi prendiamo quest'altro articolo, vediamo che lo dice qua, ogni 100.000 donne, e appunto questa serie storica è praticamente costante. Uno potrebbe fare il sofisticato e dire da qui fino a qui c'è una tendenza crescente e da qui fino a qui è decrescente. Vabbè, se lo prendiamo nel complesso è praticamente costante. Questo per dire cosa? Ancora una volta che non ha senso studiare questo fenomeno dal punto di vista aggregato nazionale e di conseguenza praticamente se uno si ferma a questo tutte le misure messe in campo fino ad oggi e tutte quelle che vengono proposte non hanno assolutamente senso. Ma ribadisco, se si guarda invece questo, i campi di intervento saltano fuori più facilmente. E guardate che un campo di intervento non è l'ipergamia, come dice un famoso professore canadese. Spieghiamolo. Ipergamia significa che essenzialmente le donne hanno molta più scelta e trattano gli uomini come zerbini e gli uomini per vendetta ammazzano le donne. Questa è una spiegazione estremamente semplificata. Peccato che questa cosa dal punto di vista statistico come la sondi? Con un sondaggio dove la gente può mentire facilmente? Io direi di no, anche se comunque si può fare, sicuramente qualcuno avrà fatto questa cosa. Quindi l'idea statisticamente parlando è, proviamo a capire cosa spiega queste differenze a livello di regione. Una idea, ribadisco idea, ma sicuramente esisterà qualche studio a riguardo, è andiamo a vedere ad esempio la spesa per la salute mentale in percentuale alla spesa sanitaria per regione. Vediamo ad esempio che la Calabria, tutto sommato, regione da cui provengo pure io, d'origini, non è messa così male. Se vediamo la Valle d'Aosta invece è messa così male, quindi così a occhio, non è uno studio serio. Questa cosa c'entra poco evidentemente nello spiegare le differenze fra regioni. E allora prendiamone un'altra. Prendiamo una variabile più generale, una cosiddetta variabile sosia, come dico in altri video, cioè il punteggio complessivo della sanità pubblica per regioni. Vediamo che qui invece la Calabria è all'ultimo posto, ma anche la Valle d'Aosta non scherza. Quindi questa cosa potrebbe sì spiegare qualcosa. Guardiamo ad esempio il Veneto, che qui è primo e qui è più o meno in mezzo, ma non spiega abbastanza. Come dicono giustamente anche alcune fazioni, i femminicidi è un tema multifattoriale, quindi qua probabilmente, perlomeno dal punto di vista visivo, abbiamo identificato un fattore. Proviamo a vederne un altro, che se vogliamo è correlato a questo, la povertà relativa. Anche qui Calabria al primo posto, perché la Calabria è sempre primata in quasi tutto, anche se si estende la classifica al continente africano, e qui probabilmente c'è molta più sovrapposizione.
Basilicata probabilmente rientra nei valori anomali, Friuli Venezia Giulia pure, ma Campania, Sardegna, Abruzzo spiegano sicuramente qualcosa, anche la Sicilia. Diciamo che fra questo e questo probabilmente spieghiamo, mi tengo largo, un 30% della variabilità delle regioni. Poi ci sono appunto variabili più difficili da catturare statisticamente parlando, ad esempio questa cosa dell'ipergamia, che secondo me non andrebbe neanche verificata, perché se così fosse questa cosa sarebbe una tendenza crescente, non stabile. Quindi chi sto criticando con questo video? Chi fa il genere del sensazionalismo sui numeri. Da una parte me la prendo con un certo gruppo di femministe, da una parte me ne prendo con i cosiddetti red pillati e dall'altra me la prendo con tanti media, politicamente schierati o meno, che magari ti mostrano questo e poi non ti mostrano questo, o comunque fanno sensazionalismo sulla portata reale delle misure. Cioè, facciamo un esempio. Le panchine rosse, io non so da quanti anni esistono, me le ricordo da prima del Covid, hanno avuto un effetto da 0,38 a 0,35? Supponiamo di sì, ma capite che è un effetto a livello di grandezza risibile. Quelli che dicono serve più cura per la salute mentale, ma come fai a beccare dei casi così rari in termini di psicologo preventivo al netto di uno stato poliziesco? Poi questo non è, se vogliamo, tematica di questo canale, ma secondo me non si può risolvere un problema così statisticamente raro con una misura del genere. Sicuramente è una strategia che inserita in uno spettro di soluzioni più ampio ha un effetto, ma non si può dire se facciamo A allora sicuramente sia questo che questo diminuiranno. È più facile che diminuisce questo anziché questo. Poi un'altra fazione dice qui è alto, così come in Lombardia, Liguria e in Emilia, perché ci sono tanti immigrati. Si può verificare questa cosa? Sì, anche se vogliamo più facile rispetto a altre ipotesi, come ad esempio quella sull'ipergamia, ma anche qui pensare che sia solo quello il problema è molto riduttivo, ma molto politico, quindi non serio dal punto di vista accademico. Con questo video, statisticamente cosa abbiamo visto? Che bisogna fare attenzione fra numeri assoluti e numeri relativi, quindi le standardizzazioni, che la statistica si occupa di studio della variabilità. In questo caso non ha senso studiarlo, qui ha senso studiarlo. Possiamo capire molto meglio come intervenire. Abbiamo capito che esistono variabili facili da trovare, come questa, ma anche quella sulla povertà relativa, e altre molto più prone ad avere una qualità del dato estremamente bassa, cioè quelle basate sui sondaggi su temi delicati. Tutti questi discorsi, da lontano ma neanche troppo, hanno un effetto anche su quelle che sono scelte aziendali o organizzative, in questo caso di uno Stato. Le panchine rosse evidentemente non hanno scosso la coscienza e di conseguenza non hanno diminuito questo fenomeno come qualcuno si aspettava. Così come io non credo affatto che l'aumento di pena per questo tipo di reato avrà qualche tipo di effetto. Io invece mi trovo d'accordo sul discorso salute mentale, cosa che io però reputo fortemente collegata al discorso povertà, che è a sua volta collegata, ad esempio nel caso della Calabria, a una storia molto particolare, dalla mafia alla questione meridionale. Con questo è tutto, spero che al netto di irritazione e rabbia stimolata da questo video ho dato almeno qualche spunto di riflessione.